qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci, ascendente pesci, luna o Venere in pesci, andiamo a vedere questa Venere in Capricorno cosa ti porta. Questa Venere che fa fare... È una Venere molto ambiziosa, è una Venere che va all'essenza, dritta al punto, molto secca, molto diretta, molto anche ambiziosa nel senso minuziosamente coltiva le relazioni dove vede un'autenticità, un futuro a proiezione, è una Venere di grande tenacia, grande spessore e fa mettere in discussione molte cose. Ok? Andiamo a vedere quindi come ti influenzerà e vi faccio sempre l'invito a studiare i contenuti dei miei podcast, l'arte sciamanica, l'arte del vivere, risvegliare la coscienza, per andare a praticare l'arte, la magia pratica, la magia consapevole per una realtà di successo. Ok. Detto questo, andiamo a vedere carta guida per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del pesci, per questa Venere in Capricorno, carta guida. Oh, c'era un'altra cartina qua. Carta guida. Allora, carta guida. Una carta guida oracolare. Cosa ti porta questa Venere in Capricorno nelle relazioni, in amore? Vediamo, carta guida per la Venere in Capricorno per le mie ragazze e i miei ragazzi del pesci. L'imperatore. Qua abbiamo la figura di una persona, mi parla di... L'imperatore mi parla di più cose, a seconda poi delle carte che lo accompagnano. Fatto sta che mi parla di una... Se stai avendo a che fare con una persona più rigida è possibile, una persona molto concentrata su di sé è possibile, oppure la tua stessa energia che porta la voglia di fare ordine, proprio come chiama la Venere in Capricorno a fare, un'energia di costruttività, una persona che può avere a che fare anche con una persona che ha le idee ben chiare, minuziose, per raggiungere i suoi obiettivi ha una strategia e una determinazione nel farlo, non fa le cose affrettate, le fa secondo i suoi tempi con le idee chiare, puoi essere tu o un'altra persona. Vediamo un po', amore erotico, qua c'è un erotismo molto forte con qualcuno ci sarà, o sei tu che hai questi obiettivi minuziosamente di conquistare una persona con le giuste strategie intese non dalla parte egoica, la giusta strategia qual è? Quella della Venere in Capricorno, di avere le idee chiare, di seguire passo passo quello che la tua intuizione ti detta nella costruzione di qualcosa. Oppure abbiamo a che fare con una persona che sa esattamente quello che vuole con te e lo fa minuziosamente, senza fare passi azzardati. Comunque, abbiamo qua il 4 e il 5, no? Minuziosamente, passo dopo passo, è un numero in progressivo. Vediamo un po' cosa ci raccontano i tarocchi in merito per te, cosa ti porta la Venere in Capricorno. Pesci. Puoi aver a che fare con una persona del segno dell'Ariete, ascendente Ariete, o tu puoi essere ascendente Ariete. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi in merito per la Venere in Capricorno, le mie ragazze e i miei ragazzi del pesci. Amore, pesci. Il mago 6 di spade. Qua mi dice che c'è un'opportunità che avanza in amore. Un'opportunità, colui che ha tutti gli strumenti per manifestare. Il 6 di spade mi parla di avanzamento graduale. Forte anche il segno del gemelli con qualcuno. Vediamo. Energia attuale. Positiva, negativa, passata, futura, e conclusione di energia futura. Allora qua abbiamo un 6 di spade, 9 di bastoni, la morte, il mondo. Mi parla di una nuova tappa della tua vita,
Qua abbiamo forse il segno dello Scorpione anche. Mi parla di un po' di stanchezza, ma anche di un non arrendersi per portare avanti una relazione o aprirsi all'amore. Si è chiusa una tappa durante il periodo dello Scorpione per te, o si sta chiudendo in questo momento. C'hai un po' di stanchezza addosso, però il 6 di spade mi parla di viaggiare finalmente su acque più tranquille a livello amoroso. Mi parla anche di un allontanamento da situazioni di stress. Però vediamo un po'. Energia attuale in amore pesci. Abbiamo un 5 di bastoni. Con chi state tese o tesi? Allora, il 5 di bastoni mi parla come energia attuale che c'è tensione con qualcuno, litigi con qualcuno, o gelosia, o incapacità di intendersi, come energia attuale, un po' di stress su questo. Vediamo il positivo. Chiarezza mentale, asso di spade, comunicazioni che portano ad affievolire queste situazioni di tensione con qualcuno o un nuovo inizio sull'amore. Un inizio che parte da una comunicazione. L'asso di spade è anche la conquista, no? Qualcuno che arriva alla conquista o anche un inizio che parte da una comprensione verbale, un inizio. Vediamo il blocco qual è. 10 di coppe al blocco. O con una persona non arrivi a essere totalmente felice, o avere una felicità piena anche con altri membri della famiglia. 10 di coppe al blocco è la felicità piena, no? Che sta al blocco. E quindi per mancanza di intendimento non c'è una felicità piena con qualcuno. Vediamo passato. Regina di denari. 4 di coppe. O ti sei sentita messa un po' da parte da una persona, oppure qua ci sono questioni familiari che possono giocare contro. Però qua vedo un'insoddisfazione di base che stai provando forse per un'incapacità di intenderti con qualcuno che magari è più rigido. Oppure qua vedo un po' di insoddisfazione amorosa, vedo che ti prendi cura delle tue cose, della tua famiglia, ma sull'amore c'è un po' di conflitti, forse perché ci sono problemi anche con i figli o i familiari. O qualcuno ti ha messo da parte per motivi di responsabilità familiare, oppure sei tu che hai messo da parte qualcuno per motivi di responsabilità familiare. Questo ha generato tensione. Vediamo cosa porta questa Venere in Capricorno, futuro. 9 di spade, 7 di bastoni, il Cavaliere di denari. Mi dice che prossimamente ci possono essere dei limiti che vengono messi tra te e qualcuno, però la situazione si va risolvendo nel tempo. Vedo 9 di spade, un po' di stress, 7 di bastoni, qua c'è qualcuno che è stressato, qualcun altro che mette blocchi. Il Cavaliere di denari è un'opportunità, però va un poco più lenta. Mi dicono che l'opportunità in concreto c'è, però un po' più lenta, non è proprio subito questa chiarezza qui. Che viene dopo il Cavaliere di denari? L'8 di denari. Forse ci sono limiti o incomprensioni per quanto riguarda i motivi di lavoro o di impegni familiari. Però si risolveranno con questa persona a tempo debito, mi dicono, e le cose inizieranno a funzionare a tempo debito. Ci vuole un pochino qualche. Diciamo che la Venere in Capricorno ti porta a confrontarti con situazioni di incomprensione, no? Tant'è che io credo che abbia a che fare anche con questo imperatore qui, situazioni di tensione che andranno a scemare per poi la cosa andare a funzionare di nuovo. Sì. Può essere che ci sono anche dei limiti di natura lavorativa, che qualcuno non si impegna per altre responsabilità, forse familiari, o tu o questa persona. Fatto sta che ci possono essere litigi dove vengono messi dei limiti, però le cose tornano a funzionare con un po' di tempo, questo mi dicono. Vediamo un po' cosa ci raccontano. Qua non ci sono arcani maggiori in questa stesa, quindi vuol dire che queste sono proprio cose pratiche che si risolveranno al più presto. Cose proprio pratiche, perché qua c'è una persona che ha molto erotismo nei tuoi confronti, l'erotismo, ossia
C'è una persona a cui stimoli la Kundalini. Cosa vuol dire? La Kundalini è energia nervosa a carattere sessuale, ma ehm, non è intesa solo come genitalità, mi spiego, anzi, questo è come l'ha ridotto la società, la Kundalini alla genitalità, ma la Kundalini è l'energia creatrice dell'universo, crea tutto, non crea solo atti sessuali, mi spiego. Quindi qua c'è qualcuno a cui tu generi questo erotismo, questa voglia di fare, questa voglia di essere, di cacciare fuori il meglio di sé. Vediamo il 5 di bastoni, energia attuale, pesci, 5 di bastoni, 2 di bastoni. Ci sono tensioni e litigi con qualcuno che ti vedono fare una scelta. Asso di spade, la morte. Sì, arriva un cambio, una comunicazione, la chiarezza, un dialogo che porta ad avere un cambio netto, te l'ho detto. 10 di coppe al blocco, 10 di coppe al blocco, 9 di coppe. C'è una... Allora, io credo che qua non arrivi a essere completamente contenta o contento perché vorresti di più da qualcuno, o un'unione familiare o una cosa di più. Questo è che genera tensioni. Una persona non mette abbastanza sforzo perché si dedica a qualcos'altro, che non è la relazione, ma è qualcos'altro. Vediamo 4 di coppe e la regina di denari. 6 di bastoni. Il giudizio. Alcuni di voi hanno dato le spalle a qualcuno che li ha messe un po' da parte. Questo ha generato tensioni o gelosia da parte di qualcuno. Una persona o non ti ha preso seriamente, una persona, magari qua hai avuto a che fare con una persona con dell'orgoglio che ti ha messo da parte, non ti dava non ti ha dato la felicità che meriti, non ti sentivi piena o pieno appagato. Vediamo questo 9 di spade. 9 di spade, 9 di spade, 9 di spade, 9 di spade. Ci sono un po' di ansie, di preoccupazioni che ti angosciano qua. Vediamo 7 di bastoni, 8 di bastoni. Qualcuno mette un blocco alla comunicazione, non so se sei tu o è l'altra persona. Ci sono, vedi, 4 di coppe di nuovo. Qualcuno qua, per motivi di litigio, preoccupazioni, mette un blocco comunicativo, che però poi con calma si sblocca. Cavaliere di denari, regina di denari. Forse sei tu che metti un blocco comunicativo a qualcuno e vedo che ti concentri sulle tue cose, sulle tue responsabilità, sulle tue cose, e vedo che poi le cose funzioneranno proprio perché sono prove volute dalla Venere in Capricorno queste, per vedere su chi puoi investire, su chi... Mi spiego? Vediamo quest'otto di denari, regina di spade, un'altra regina. Per motivi di lavoro qualcuno mette un blocco, per motivi del fatto che un'altra persona non si sforza, non si impegna, viene messo un blocco. Però le cose poi si chiariranno. Vediamo cosa c'è dopo l'8 di denari, il 3 di denari, tutti questi denari. O sei tu che metti un blocco a qualcuno e ti concentri sul tuo lavoro, che va molto bene, vedo, i risultati dei tuoi sforzi si vedranno. E poi per quanto riguarda l'amore, vedo che c'è un po' di blocco e poi le cose si sbloccano con un po' più di tempo. Vediamo il 3 di denari, il Papa. Poi alla fine le cose si sbloccano, guarda, regina di coppe, soprattutto perché questa persona vorrà fare dei piani insieme a te, arriva con le idee molto chiare, come ti dicevo all'inizio qui. Ci sono delle persone qua che hanno delle responsabilità o familiari o lavorative che metteranno un blocco, oppure il blocco c'è perché qualcuno di voi o la persona di vostro interesse dà più spazio al lavoro, ad altre responsabilità che alla relazione. Fatto sta che le cose miglioreranno col tempo, mi dice, proprio perché questa è una prova voluta da Venere in Capricorno, è proprio una prova, perché poi abbiamo questa persona che arriva con le idee molto chiare, il Papa,
che vuole fare dei piani insieme, ok? Però un piccolo litigio, qualcosa qua c'è. Così come si conosce una persona nuova, è stessa cosa, la puoi conoscere anche all'interno del posto di lavoro o puoi avere a che fare con una persona che ha delle responsabilità sul posto di lavoro dove ci sei anche tu. Il cambio arriva a partire da una comunicazione, però ci vuole un po' più di tempo. Qua abbiamo i segni anche del toro, forse l'ho detto, acquario, gemelli, bilancia. Vediamo cosa mi dicono l'ultima dei Rider White. Nove di denari. Io qua ti vedo pensare molto a te più che all'altro. Se una cosa non va, tu diciamo che non gli fai molto caso, passate queste preoccupazioni, vedo che ti concentri sul tuo lavoro, qua mi parlano di lavoro che va molto bene per te, con il 9 di denari. Quindi un'energia autonoma tua, è un'energia autonoma tua, no, qua, l'ultima carta qua è 7 di spade. Può anche essere letta come energia a specchio questa stesa, cioè che ha a che fare con una persona che dà molto credito e valore a ciò che sta facendo in quel momento, casa, lavoro, denaro, autonomia personale, però le cose si sistemeranno con il passare del tempo. Sì, vediamo cosa ti dirà questa persona, che abbiamo qua il Papa con il 3 di denari. Cosa ti dirà questa persona? Forte il segno della Vergine anche. Con i miei oracoli lui lei, per chiunque li desiderasse, sono sotto all'info box in descrizione. Amami quando lo merito meno, perché sarà quando ne avrò più bisogno. Sì, qua c'è qualcuno che si dà conto che non merita il tuo amore, insomma. E ti dice ne ho più bisogno adesso quando non lo merito che quando lo merito, come se volesse comprensione. Vediamo cos'altro. Ti amo. Sì. Cos'altro? Ti sposerò perché. C'è qualcuno qua che ha delle responsabilità, è una persona un po' più rigida. Ripeto, mi parlano di una persona che è un po' più rigida e un'altra che ha delle preoccupazioni proprio perché questa persona è più rigida. Puoi essere tu o l'altra persona. Fatto sta che io credo che tu te ne esci veramente bene, perché poi alla fine qua abbiamo il Papa con il 3 di denari che mi parla di una persona molto responsabile che sa cosa vuole. Il 3 di denari mi parla di una persona che promette e compie proprio come vuole la Venere in Capricorno. È una prova questa dalla quale te ne esci vincente. 9 di denari è una soddisfazione tua personale, ok? Vediamo adesso cosa ti dicono queste altre. Matrimonio, ti sposerò perché matrimonio, vedi? Molto presto conoscersi. Sì, qua mi dicono che una persona vuole rinsaldare il rapporto con te, la Venere in Capricorno darà una forte prova affinché questa relazione possa essere integra. Vi svelerete l'uno con l'altra. Ha a che fare con una cosa un po' più forte di quello che hai vissuto adesso, nel senso la concretezza si vede nei fatti e col tempo, ok? Vediamo cosa ti dice quest'altra. La serratura infatti mi parla di una situazione un po' più chiusa in questo momento. La porta chiusa, la serratura. Qua mi stanno parlando di situazioni che qualcuno mette il blocco comunicativo o qualcun altro blocco delle comunicazioni che può generare un po' di ansia o l'ansia genera il blocco delle comunicazioni. Le cose poi si aprono. O si aprono per te da sola, godendo dei tuoi frutti del tuo lavoro da solo, o si aprono con questa persona che si sforzerà per far funzionare le cose. Cos'altro mi dicono questi altri oracoli? È proprio una prova questa. Saggezza, ascolta la tua voce interiore, lei sa cosa fare. Ti dicono di ascoltare solo l'intuito, la voce del tuo cuore. Ok? Detto questo, ragazzi miei e ragazzi, vi abbraccio profondamente augurandovi ogni bellezza perseguibile. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!